arrivato. Uscito dalla città, si va in Spagna. Partire è stato stranissimo e nemmeno tanto facile. Si dice che la prima pedalata di un viaggio lungo in bicicletta sia la più difficile di tutto il viaggio, e lo posso solo confermare. È stato il mio primo viaggio in bici così lungo e quindi erano tutte sensazioni nuove. Allora, sono partito, non è stato facilissimo partire, devo dire. Stamattina ho pianto tanto, penso di non aver ancora realizzato quello che sto per fare. Se guardo la cartina è una cosa gigante. Tutto va bene, però non si può mai sapere. Sono 26 giorni, 23 di pedalata e 3 di pausa. Uno lo faccio a Bruxelles e 2 giorni li faccio a Parigi, dato che non ci sono mai stato, così ne approfitto. In questo momento sono ancora triste, è una tristezza, sì, non lo so, un po' una malinconia, perché starò lontano da casa un po', e appunto tutta questa incertezza. Però sono felicissimo, c'è una parte di me che è veramente felice. Adesso ho fatto 53 km da casa e oggi in totale ho 112 km da fare. Più o meno ho pianificato di fare 100, tra i 100 e i 130 km al giorno, ogni tanto anche meno, 80 così, però più o meno con una media di 100-120. Adesso sto facendo una ciclabile tutta lungo questo canale, saranno una ventina di chilometri, tutti così. E, in teoria mancano 20 km più o meno al mio campeggio, a quello dove penso di dormire oggi. E tutto bene. Sono arrivato dove dormirò, infatti sono nella tenda come vedete. E il viaggio è andato benissimo, devo dire che non sono per niente stanco, però infatti sono andato tranquillamente senza nessuna fretta. Adesso sto benissimo, devo dire, e ho trovato un posto veramente veramente bello e sono proprio felice. E sono qui con vista lago, c'è la spiaggetta, veramente bello. E vabbè, ho pagato 5 euro, però almeno un posto legale, perché comunque qua, qua dietro c'è l'Elba, il fiume, e tutta la zona è protetta, e quindi comunque non mi sembrava il caso di andare lì nel bosco da qualche parte a dormire. E niente, adesso mi preparo qualcosa da mangiare, che c'ho una fame, e poi andrò a letto presto, perché non sono stanchissimo ma sono stanco, e così domani non parto neanche troppo tardi. Buongiorno,
Stanotte è stato freddissimo, non me lo aspettavo per niente, sono 8 gradi e il mio sacco a pelo è troppo freddo per 8 gradi, il fatto è che non mi aspettavo veramente questo freddo a inizio settembre e sono solo i primi 3 giorni così freddi, quindi adesso ho già trovato un Airbnb per la prossima notte. Adesso sono le 7, mi preparo e poi mangio qualcosa e poi vado. Sono partito, adesso fa di nuovo caldo, quindi si sta di nuovo bene e adesso sono sulla ciclabile Elbe Radweg. E anche la giornata di oggi è andata, sono qui nel mio Airbnb e mi sto godendo il letto e oggi la giornata è andata bene, il paesaggio era più interessante di ieri e adesso ho fatto la doccia e vado a mangiare, tra poco faccio la spesa. Sono ripartito, sono le 8:30. Oggi ho 140 km da fare. Ed ecco la prima salitona del viaggio. Quando sono arrivato al mio ostello mi hanno detto che non potevo lasciare lì la bici, quindi sul momento mi sono un po' spaventato, però poi ho scoperto che, cioè me l'hanno detto loro alla reception, che a Münster ci sono questi garage per biciclette praticamente dove puoi lasciarla, e quindi l'ho portata lì, l'ho lasciata fino a stamattina, ho pagato 1,80 €, custodita e tutto.
davvero la giornata un po' no, perché stamattina che ci sono solo auto, che seguo queste ciclabili lungo le statali, e questa zona della Germania è trafficatissima, è piena di città e quindi è pieno di macchine tutto il tempo. Però sì, adesso mangio un po' di frutta e poi devo andare perché ho ancora da fare 35 km, no, 45. Eh già. Sono finalmente in Olanda e niente, stanotte ho dormito bene, è fatto caldo e questo campeggio era super pulito, perfetto, e oggi si fa un bel pezzo in Olanda, si passa dal Belgio e sono 100 km. Sono autostrade qua, le ciclabili, è veramente impressionante, è tutto così. Non ho ancora avuto una strada dove non ci fosse una ciclabile e di solito sono su strade così anche senza auto, e l'Olanda mi sta piacendo già tantissimo, a parte che è piatta, quindi per me è un paradiso, però è proprio bello, il paesaggio, le casette. Sono già entrato in Belgio. Comunque sono anche quasi arrivato a Bruxelles, mancano 18 km al mio hotel. Sono oggi veramente stanco dal vento, Beh, comunque è il 7° giorno che vado in bici. Ripartito, Bruxelles mi è piaciuta tantissimo, non avevo nessuna aspettativa, invece è una città veramente bella, e ieri poi ho visitato il Parlamento europeo, che è tra l'altro bellissimo, si può entrare sempre gratis, e ecco adesso inizia a piovere. E oggi vado in Francia e dormo dopo il confine in un campeggio, e adesso ho 3 giorni di viaggio e poi arrivo a Parigi e lì farò 2 giorni di pausa. È dura oggi e sono arrivato al confine con la Francia.
oggi invece 101 km fino alla Torre Eiffel. Adesso vediamo come sarà entrare in città. Sono arrivato a Parigi, sono contentissimo ma sono veramente stanco, morto. Adesso riposo qua davanti alla Torre Eiffel un po', poi vado a casa del ragazzo che mi ospita e sì, è a 6 km da qui. E niente, sono contento. Adesso faccio 2 giorni di pausa, quindi ci vediamo tra 2 giorni, 3 notti. Buongiorno, allora stamattina sono ripartito da Parigi, adesso sono già quasi a metà percorso. Oggi vado verso una città che si chiama Orléans. Comunque a Parigi è stato bellissimo, mi sono riposato per bene. La famiglia dove sono stato è stata veramente carinissima con me, mi hanno veramente accolto come un figlio, mi hanno preparato un sacco di cibo buono. Sì, mi hanno coccolato per bene. Ho avuto una bravissima guida turistica che è Valentin e mi ha portato in giro per la città e ho visto veramente tante cose. Tutte le cose più importanti, almeno da fuori, le ho viste in 2 giorni a Parigi e siccome non c'ero mai stato, ci sta, sono molto contento. E sì, niente, quindi adesso sono ripartito, si va verso Bordeaux, che è la prossima città un po' grande. E adesso la mia bici è qua e tra poco monto la tenda laggiù così. Sono arrivato al campeggio, alla fine è stata la giornata più bella finora, oggi è stato veramente bello.
perché c'era il sole, perché non c'era vento soprattutto, e poi alla fine ho seguito il sentiero della Loira, che è segnato benissimo, e ho seguito solo i cartelli lungo il fiume bellissimo, delle panorami bellissimi, ciclabili bellissime. Comunque adesso sono un po' di chilometri che è cambiato il panorama in qualche modo, mi sento proprio a sud, è proprio diventata una vibe sud europea, così non so, abbastanza ad un tratto, e sì, è proprio cambiato. E oggi si va verso Bordeaux su questa bellissima ciclabile. È bella questa ciclabile, però passa nel bosco ed è rovinatissima, quindi un po' non è proprio piacevole, diciamo. Come sempre per le macchine è tutto perfetto, e invece per le bici bisogna sempre solo accontentarsi di quello che c'è, perché l'avranno costruita un po' di anni fa, ma nel frattempo sono già ripartito da Bordeaux. Ieri è stato bello alla fine, ho visitato un po' la città, tranquillo. Alla fine sono andato a dormire in questa casa del pellegrino, si chiamava, proprio per persone che fanno il cammino di Santiago. È stato carino, e poi vedo se domani fare 120 km, arrivare fino a Saint-Jean-Pied-de-Port, oppure se dividerlo ancora. Però non lo so, ho voglia proprio di arrivare in Spagna, il cammino ufficiale all'inizio, quindi forse domani vado e basta. Comunque adesso sono un po' di chilometri che sono nel bosco bruciato, sembra una cosa anche abbastanza recente. Non finisce più questa cosa del bosco bruciato, è un'area gigante,
è tutto bruciato, una cosa assurda. Ormai saranno 20 km che pedalo nel bosco bruciato. Oggi ultimo giorno intero in Francia e niente, sono contento di andare in Spagna. Sono su una strada adesso che è super trafficata, piena di camion, e questa cosa proprio non mi mancherà, e spero che in Spagna sia meglio, che almeno trovi delle strade alternative. Non che sia sempre stato così in Francia, però boh, mi mettono un po' paura. Poi a un certo punto si sale oggi verso Saint-Jean-Pied-de-Port, che è un po' in alto, ma è l'inizio ufficiale del cammino, quindi sono super contento. Tutti guarda. Cioè, ma porca. Sono arrivato a Saint-Jean-Pied-de-Port, ho già fatto cena, la doccia e tutto. Devo anche un po' abituarmi al fatto che c'è tanta gente. Fino adesso ho pedalato quasi sempre da solo, ho dormito nella mia tenda. Da un lato sono felice, però dall'altro in questo momento già mi manca un po' l'essere da solo, non lo so. Buongiorno, oggi si lascia la Francia finalmente. È iniziato il passo per arrivare a Roncesvalles, che è in Spagna, quindi oggi attraverso i Pirenei. Ultimi metri in Francia e poi l'ho attraversata tutta. Yes! Ed ecco la frontiera. Sono quasi in cima al passo. Eccomi in cima. E ora si scende. Entrare in Spagna è stato uno dei momenti più emozionanti del viaggio. Era l'ultimo paese, certo un paese molto grande che dovevo ancora attraversare, ma comunque quello della mia destinazione. Sapevo anche che stava iniziando la parte più bella di tutto il viaggio e quella che ho aspettato di più. Mancavano 800 km, ma dopo averne fatti 2000 mi sembrava di essere praticamente arrivato.
Oggi 22esimo giorno, si inizia con salite, però bellissimo. E oggi c'è con me Giuseppe, però è un po' indietro, adesso lo aspetto un attimo. Vai! Quasi fatta! Ce l'hai fatta però! Tanto per fare una cosa c'è. Quindi fa Madonna. schifo. Adesso lo provo anch'io. Proviamolo. Mamma mia che schifo. Oggi giorno 24, iniziato col botto, sono già a quasi 1200 metri sul livello del mare, fa freddo, sono 9 gradi. E sì, ho fatto subito un bel dislivello, però adesso si va verso Burgos e poi iniziano le mesetas, le famose mesetas, e sì, non vedo l'ora. Finalmente sono iniziate le mesetas, bellissimo. Adesso seguo un po' il cammino proprio ufficiale, non la strada, è proprio bello. Vale, vale.
Comunque la Cruscefierro dove sta per arrivare è il famoso punto dove si lascia il sassolino. Ho preso uno il secondo giorno in Germania e si lascia lì e simboleggia un po' un peso che si lascia lì, si lascia al passato. Sto facendo la salita più ripida da quando sono partito da Berlino. È un 10-12% di pendenza, 7 km e 600 metri di dislivello. Ho dormito nell'albergo municipale di Osebreiro e non posso dire che sia andata male, però ho dormito poco, troppo poco, perché hanno spento la luce che erano quasi le 11, perché c'era gente che parlava e rideva. Poi stamattina alle 6:30 l'hanno già riaccesa, perché comunque i pellegrini partono prestissimo. Io in bici non ho bisogno di partire così presto, poi l'alba è alle 8:20, quindi inutile che esco al buio. Però vabbè, è così. Sono fatto la discesona nella pioggia, adesso ha quasi smesso. È stata divertente, sì, però freddo, bagnato. Comunque da quando sono partito a Berlino non ho mai preso così tanto freddo come qui in Spagna. È assurdo, è veramente freddo. Ieri sono entrato in Galizia e vabbè, la Galizia è famosa per essere piovosa, quindi infatti piove. La Galizia è proprio completamente diversa dal resto della Spagna, tutto verde, piovoso, e c'è dall'altra parte delle montagne, era tutto secco,
molto diverso. È uscito il sole un pochino, mi sono fermato a Porto Marín, sono scaldato un po' il sole e ho prenotato l'albergue per Santiago di domani, perché domani arrivo a Santiago, incredibile, e piove di nuovo, ma non tanto. Ho rimesso i pantaloni, così adesso può smettere, infatti sta smettendo. Classico. Ultimo giorno, piove come non ha mai piovuto, mai. No, non è l'ultimo giorno, ho sbagliato, è il penultimo giorno. Però oggi si arriva a Santiago, me la devo conquistare proprio con questo tempo, mamma mia. Buongiorno, come ho già detto, penultimo giorno. Oggi si arriva a Santiago, sono felicissimo, però mamma mia, come piove. È bello però, devo dire, perché adesso sto passando nel bosco, sono da solo, non è neanche il cammino ufficiale, meglio, almeno sono da solo perché qua è pieno di pellegrini, gli ultimi 100 km. E piove, piove, piove. Bello però. Però veramente non ho mai incontrato così tanta pioggia. Comunque è veramente, secondo me, una maledizione che appena filmi passa una macchina. Ma non ne passava da mezz'ora, eh. Vabbè, io continuo. Oh, comunque 2 giorni, oggi e domani, poi è finito. Boh, è assurdo, ancora non ho realizzato questa cosa. Cioè, cioè, sono partito da Berlino comunque, e sono arrivato qua, sono arrivato in Spagna, sono arrivato in Galizia, oggi arrivo a Santiago, tutto in bici, in un mese. Dai, cavoli, oggi è il 29esimo giorno, quindi alla fine proprio 30 giorni da Berlino a Finisterra. Cavoli, quasi andrei avanti. Ormai la strada è un fiume, mamma mia.
Guardate dove sono. E sono arrivato a Santiago. Sono arrivato a Santiago. Non ha senso. Non ha senso. Non ho altro da dire. Cioè non ha veramente senso. Io sono partito da casa il 1° settembre, oggi è il 29 e adesso sono qui davanti alla cattedrale di Santiago. E non è la mia destinazione finale, ma quasi. Ho comunque seguito il cammino per un bel pezzo e finisce qua. E adesso sono qua. Domani ho ancora 80 km da fare, poi sono a Fisterra, però ormai sono arrivato. Ultimissimo giorno. Boh, non ci voglio credere. È proprio l'ultimo. Cioè oggi arrivo e basta, poi è finito. Ora faccio l'ultimo pranzo di questo viaggio. Non l'ho filmato perché non si sarebbe visto, ma in fondo là si vede l'oceano. Oddio, non so, strano. È stato bellissimo vederlo, perché da Berlino non ho... cioè, è la mia destinazione l'oceano, è la fine del continente europeo, non posso andare avanti. Quindi qualcosa di... è stato qualcosa di speciale vederlo. Sto già iniziando a piangere. Ora si vede l'oceano, è un po' grigio ma è là, vicino. Mancano 7 chilometri. 7. Laggiù vedo il faro. Queste macchine fino alla fine mi rompono. È l'ultimo chilometro di questo viaggio. Sono arrivato.
Eccomi qua a Fisterra, al faro, la fine ufficiale del cammino, chilometro zero. E niente, è finito il mio viaggio qua e non so a cosa pensare, tante emozioni sinceramente. Prima, quando ho visto la prima volta il mare, mi sono messo a piangere e non lo so, è strano pensare che domani non parto più, domani prendo il bus e l'ultimo chilometro mi scorrevano tutte le immagini del viaggio, tutti i ricordi, il primo giorno, il secondo giorno, Parigi, 30 giorni ci ho messo e sono felicissimo di essere arrivato e non l'ho ancora realizzato, non so ancora cosa ho fatto, ho fatto 2800 km in bici, ma non so. Sì, li ho fatti, ma non l'ho ancora realizzato. Non lo so, non so cosa dire. Devo realizzare quello che ho fatto, devo pensarci. Non lo so. Non so davvero cosa dire. Adesso sto ancora un po' qua e poi vado in paese nel mio albergue. Però mi godo ancora questo posto perché sono partito da casa per venire qui, quindi vabbè, basta, dico cose senza senso. E niente, ora inizia il lungo ritorno, aereo, scatole, tutte queste cose a cui pensare per la bici, ma funzionerà tutto. Boh, basta, finisce qui la storia.